Relativamente alla parte sperimentale in cui appunto vogliamo indagare la rappresentazione concettuale del concetto Stato di diritto, abbiamo dovuto prima di tutto capire in che modo gli individui, le persone si rappresentano questo concetto, e quindi abbiamo pensato di proporre a persone esperte e non esperte di fornire quello che si chiama tecnicamente free listing, quindi un elenco di caratteristiche che vengono in mente legate a questo concetto. Quindi, leggendo appunto l'espressione Stato di diritto, viene chiesto a queste persone di fornire le prime parole che vengono in mente, le prime associazioni che vengono in mente relativamente a questo concetto. Questo esperimento ci serviva anche a capire quali stimoli potevamo andare ad usare in altri esperimenti. Quindi in realtà lo scopo di questo esperimento era di fare un'analisi esplorativa per capire come esperti e non esperti di vari gruppi linguistici rappresentano il concetto di Stato di diritto e quali concetti associano a un modello alternativo. Una volta che avevamo tutti i dati, abbiamo visto certi pattern, certe parole che venivano associate di più da esperti e altre parole di più da non esperti, e con questi dati abbiamo poi creato stimoli per altri esperimenti. In questo secondo esperimento chiediamo ai partecipanti, sempre esperti e non esperti, di valutare su alcune dimensioni cognitive e psicolinguistiche i valori relativi a questi concetti che appartengono appunto a questi due modelli. Ad esempio abbiamo la dimensione della metacognizione sociale, cioè capire quanto abbiamo bisogno dell'altro per comprendere questo concetto, oppure della valenza, quanto questo concetto per noi è positivo o negativo. I primi due esperimenti erano due questionari da implementare in Qualtrics, è un programma che ti permette di implementare questi questionari in modo abbastanza semplice, in cui per esempio i partecipanti dovevano indicare quanto erano concrete le parole o quanto erano astratte, quanto gli erano familiari e altre dimensioni cognitive. Contemporaneamente, utilizzando sempre questi stessi stimoli linguistici, abbiamo implementato un terzo esperimento che va direttamente a indagare il carico cognitivo. Come indaghiamo il carico cognitivo? Attraverso la misurazione del tempo di reazione. Tempo di reazione che nella psicologia cognitiva è considerato essere il tempo proprio di misurazione dell'elaborazione mentale cognitiva. Quindi più lungo è questo tempo di elaborazione, più complesso è in questo nostro caso l'elaborazione linguistica concettuale di una parola. Quindi utilizziamo gli stessi stimoli che stiamo utilizzando adesso per il questionario sulle dimensioni cognitive e chiediamo ai partecipanti di decidere se le parole presentate sullo schermo possono o meno indicare una cosa relativa al governo politico di un paese. Per misurare i tempi di reazione ci vuole un programma già un po' più sensibile che ti permette di misurare questi tempi di reazione in modo più preciso. Abbiamo programmato questo esperimento in gorilla, abbiamo preso 10 parole che sono associate con lo Stato di diritto e 10 con il modello alternativo. Abbiamo anche preso 20 parole di controllo che non c'entravano niente con la discussione sul governo di un paese, semplicemente per vedere se i partecipanti stavano facendo bene il compito. Abbiamo anche aggiunto una parte più sperimentale nel vero senso della parola, nel senso che ancora non abbiamo mai adottato un paradigma di questo tipo, ma ci interessava molto anche contestualizzare alcune di queste parole all'interno di frasi, cercando di capire se una stessa parola che può essere contestualizzata in una frase che ci narra di un modello appunto di Stato di diritto, di un modello alternativo, possa essere elaborata più o meno faticosamente, come ad esempio la parola democrazia, identità, potere, sono parole che possono essere contestualizzate in entrambi i modelli. Vogliamo capire qual è il modello che aiuta o meno il carico cognitivo nell'elaborazione di questi concetti.